Namaste, benvenuto su Shiva Shakti TV. In questo nuovo video vi offriamo un satsanga. È una parola sanscrita che significa incontro con la verità. E durante questo incontro cercheremo di svelare degli aspetti esoterici e spirituali sugli argomenti che riguardano la vita di tutti noi o specificatamente argomenti spirituali particolarmente importanti. Il titolo del satsanga di oggi è L'universo si regge sul perdono. Continuate a seguirci. Ogni giorno i media ci bombardano con notizie e immagini di violenze e di situazioni terribili che invadono la nostra coscienza. Le persone spirituali, coloro che seguono un sentiero e cercano naturalmente di alzare la loro coscienza verso la divinità, possono rimanere turbati da tutto ciò che accade ed effettivamente può apparire come se il male, la sofferenza, l'odio siano particolarmente forti e aggrediscano la vita e la mente delle persone di questo mondo. Che questo mondo sia un campo di battaglia l'abbiamo scoperto, credo, tutti quanti. Ma qual è la soluzione per invertire la marcia di questa oscurità? Ci sono molte chiavi spirituali che possono aprire delle porte che conducono verso un mondo più luminoso, un mondo migliore. Una di queste porte è sicuramente il perdono. Tutte le sacre scritture di tutte le religioni sottolineano l'importanza del perdono. E se leggete la Bhagavad Gita piuttosto che il Mahabharata, oppure il Sacro Corano o la Sacra Bibbia, e andate ad approfondire nei Vangeli le parole del Cristo, scoprirete come il perdono viene sempre esaltato come una delle grandi qualità divine. Il Cristo stesso ha dimostrato nella sua vita, attraverso il sacrificio sulla croce, quanto il perdono fosse importante, la compassione che sottostà all'energia del perdono è una speranza per tutta l'umanità. Il perdono è importante. Tutti noi abbiamo compiuto azioni indegne in un lontano passato e attraverso continui cicli di rinascite e morti abbiamo dovuto estinguere il karma negativo che abbiamo costruito. E magari anche in questa incarnazione dobbiamo affrontare situazioni difficili. Ebbene, la chiave per risolvere molte di queste situazioni è nel perdono. Abbiamo subito magari cattiverie, angherie, persecuzioni. Abbiamo affrontato dolori e sofferenze che ci sono stati causati dagli altri. Ma dobbiamo comprendere che tutto questo fa parte delle difficili lezioni che la vita vuole insegnarci affinché possiamo superare la nostra ignoranza e andare più velocemente verso Dio. Sono eroi tutti coloro che affrontano le difficoltà della vita con animo sereno e lieto e soprattutto confidando nell'amore divino. Ma allo stesso tempo abbiamo bisogno di strumenti, di armi per combattere una battaglia che non richiede l'uso della violenza, ma anzi, lo sviluppo delle armi più potenti sono le armi dell'amore e della saggezza. Parte del nostro percorso è sicuramente legato al dover comprendere in che modo possiamo liberarci dei legami karmici malati che
che ci legano alle altre persone. Vi sarete accorti magari nella vostra vita di avere la tendenza a rivolgervi allo stesso tipo di persone, nei rapporti sentimentali o nei rapporti sociali, e di aver ricevuto spesso delusioni da questi rapporti. Questo è legato al proprio karma, alla propria energia che magneticamente attira certi tipi di esperienze e che dobbiamo vivere queste esperienze. Ma le cicatrici e le ferite che questi incontri possono lasciare sul nostro cuore diventano poi un fardello spesso pesante. Come possiamo liberarci di questa energia? Come possiamo cambiare il nostro destino? Lo possiamo fare utilizzando la meditazione, utilizzando le tecniche dello yoga, utilizzando un addestramento anche marziale che ci possa rendere più forti e in grado di affrontare il male della vita. Ma una delle armi più straordinarie è la capacità di perdonare. Il perdono non è un dono che voi fate a chi vi ha fatto del male, è un dono che fate a voi stessi. Perdonando coloro che vi hanno perseguitato, vi liberate del legame karmico che vi lega a loro e siete liberi dal karma. Nel Vangelo è scritto che coloro che perdonano vengono perdonati. E non è un eufemismo o una metafora, è letterale. Coloro che imparano a perdonare gli altri vedranno perdonati i propri errori, perché con il metro con il quale giudicate sarete giudicati, e se il metro che utilizzerete sarà il perdono universale, il perdono offerto a tutti coloro che vi hanno fatto del male, allora seguite la via tracciata dal Cristo. Allora seguite la via tracciata dalla Bhagavad Gita, dal Sacro Corano o dalla Sacra Bibbia. Seguite la via della tradizione religiosa che vi contraddistingue, ma soprattutto seguite una via dell'umanità destinata alla grandezza del divino. Il perdono è un potere straordinario, alla portata di tutti, disponibile per ciascuno. È un lavoro difficile e duro e a volte vede molte resistenze da parte nostra. Ma quando si incomincia a lavorare sul perdono, vi accorgerete che tutti quei nodi di odio, di sofferenza, di vendetta iniziano a sciogliersi e la vostra anima si alleggerisce dei pesi che la tengono schiacciata nella materia. È importante essere in grado di elevare il nostro cuore, purificarlo dal male e dall'odio e farlo diventare il contenitore attraverso cui la Madre Divina può riversare il suo amore e insegnarci il vero significato della vita e mostrarci la strada del sentiero spirituale. Il vero amore è qualcosa di molto difficile da imparare. Abbiamo bisogno di tempo e di insegnamenti. Il vero amore è incondizionato. Non è dato in cambio di qualcosa, ma è offerto liberamente a tutti. Molte caratteristiche devono essere sviluppate affinché l'amore possa fluire in un cuore. E sebbene pensiamo di essere capaci ad amare, a livelli sempre più alti, a livelli sempre più evoluti, possiamo renderci conto di quanto imperfetto sia il nostro modo di amare. Ma il perdono è un tassello fondamentale
per tutti quelli che vogliono amare Dio incondizionatamente e essere amati da Lui incondizionatamente. Il perdono è il potere che ci consente di tranciare i legami karmici malati di questa e di altre vite, perché attraverso il perdono noi andiamo a disinnescare la bomba karmica che ci attende e non sappiamo nella nostra ignoranza quando questa deciderà di scoppiare, ferendoci e lacerandoci. Imparare a perdonare significa avere la benedizione di Dio, significa avere il suo aiuto, il suo conforto, significa che le persone si renderanno conto che nel nostro cuore c'è un grande posto in cui tutti sono benvenuti. Chi sa perdonare sa usare la qualità divina della compassione, che diventa il perdono per tutti e per ogni cosa. Non voglio sembrare ipocrita. Parlo del perdono perché nella mia vita ho dovuto affrontare molte difficoltà, anche persecuzioni, e ho dovuto imparare nella mia esperienza spirituale che cosa significa perdonare. Perdonare è una grande forza e quando riuscirete ad abbandonare il rancore che deriva dalle persecuzioni, diventerete persone che trasportano luce ovunque vadano. Ed è questo che il mondo ha più bisogno, di persone che portino luce, che possano cambiare l'oscurità intorno a noi e diventare un faro di speranza per tutti. Siate l'esempio che vorreste seguire. Siate coloro che possono dimostrare nei fatti che la spiritualità è una risorsa straordinaria per affrontare le difficoltà della vita. Non importa che siate atei o che siate religiosi, che seguiate una filosofia o una tradizione religiosa ben definita, oppure abbiate una spiritualità originale che è vostra, la capacità di perdonare vi trasforma in persone straordinarie, in esempi, e sono gli esempi che c'è bisogno in questo momento per insegnare a tutti a vedere una strada nuova da percorrere. In un prossimo video insegnerò una semplice tecnica per aiutarvi a imparare a perdonare. Se avete subito grandi offese e grandi sofferenze per causa di qualcuno, avete necessità di un metodo per incominciare a praticare il perdono. Nel video che seguirà a questo satsanga spero di insegnarvi una tecnica semplice, applicabile da tutti per incominciare il percorso del perdono e a vostra volta richiedere da Dio il perdono di tutte le mancanze delle vostre vite passate. Liberatevi dei fardelli karmici, liberatevi della sofferenza che deriva dal karma delle epoche in cui avete vissuto vite di ignoranza. Le stesse vite che in questo momento osservate nei telegiornali o nei video che dipingono una realtà atroce per tante persone, che fa soffrire coloro che hanno un animo sensibile e non comprendono come certe malvagità possano essere perpetrate verso persone innocenti. Non tengo le parti di nessuno, tengo le parti dell'umanità intera, di coloro che hanno un cuore, di coloro che hanno saggezza, di coloro che vedono nei tempi attuali
la necessità di avere strumenti spirituali per cambiare il destino delle persone che abitano in questo mondo. Non si può cambiare la massa, ma possiamo intervenire su noi stessi e in questo modo porre le condizioni affinché altri possano cambiare. Concludo incoraggiandovi a essere parte di un movimento del perdono. Condividete le conoscenze del perdono. Condividete, se vorrete, questo video in modo che molte persone possano raggiungere la possibilità anche solo di pensare e riflettere che c'è un altro modo di vivere che non annegati nel risentimento, nel rancore o nella sofferenza. Il perdono è libertà, il perdono è salvezza per coloro che offrono il perdono ed è salvezza per coloro che lo ricevono. Non potremo essere felici nella vita finché anche uno solo dei nostri fratelli e delle nostre sorelle soffrirà. E per riuscire a realizzare un mondo migliore dobbiamo iniziare da noi stessi. Dobbiamo lottare per ottenere la libertà spirituale, la libertà dell'anima, la libertà della mente che possa realmente trovare la strada spirituale che conduce a Dio. Non vi fate spaventare dal male. Il male ha una sua ragione d'essere nel mondo. Deve insegnarci a guardare verso l'alto. Come dei topini nel labirinto non possiamo uscire dalla scatola, ma possiamo guardare in alto. L'uscita e la salvezza sono nello stato di coscienza più elevato. È da lì che possiamo lavorare sulla nostra infelicità e sulla nostra fatica, su ciò che ci fa soffrire e ciò che ci tiene legati nelle situazioni più difficili. Cerchiamo il perdono e nel perdono la forza, e in questa forza troveremo il potere per poter risolvere le difficoltà della nostra vita. Non direi questo se non avessi sperimentato direttamente nella mia esistenza il potere del perdono. Non ve ne parlerei se non sapessi, attraverso l'esperienza, del potere del perdono. Continuate a seguirci nei nostri satsanga. Aspettate il nostro prossimo video con la tecnica del perdono. Siamo a vostra disposizione se avrete domande, curiosità o se vorrete avere degli approfondimenti. Il satsanga è il nostro tempio virtuale attraverso cui potete esprimere dubbi e domande e ottenere una risposta. Guardiamo verso lo spirito come la direzione che tutti quanti noi vogliamo seguire. In questo satsanga voglio vedere tutti voi che ci seguite come parte della nostra famiglia spirituale e quindi condividere con voi le conoscenze e la saggezza dello yoga e dello spiritualità indiana. Vi ringrazio di essere stati con me durante questo video e mi auguro che continuerete a seguirci. Namaste.